Ogni sera, quando il tramonto si lascia invadere dalla notte, levo la garza con attenzione e dedizione per far tacere la rabbia. Lei è il segno del giorno appena passato, il diario, la relazione, la mia sindone laica, di quello che lascio e che mi fa o non mi fa ben sperare per domani. Affronto la notte, oppure non la affronto affatto, scappo, invoco morfina come preghiera. A un certo punto, dopo tanto, non si ha più tanta musica in sé per far ballare la vita. Ci proverò anche domani e domani ancora, forse per sempre. Una lotta tra chi mi straccia e vorrei stracciare, sfilare, strappare, squarciare e alla fine bruciare per correre di nuovo e scendere le scale. Le garze, gli stropicci e altri segni. Fasciature. Sono Roberto Carlone e mi piace raccontare storie con musica, immagini, fotografie e cinema d'animazione. Oggi vi dirò di come uscire dalle prigionie delle fasciature, di chi ci può guidare, spingere, di chi ci può aiutare ad immaginare la nostra migliore via di fuga. 2 parole sulle garze. Ci sono sempre ferite aperte. Quante penitenze infliggiamo al nostro corpo e quante ce ne infliggono. Quante ne subiamo, quante ne superiamo, quante ci proviamo a curarne. Quante volte siamo partiti proprio da quelle cicatrici, tagli profondi, piccole cancrene per volarcene fuori, trovare un altro senso, abbatterle, o quanto pensiamo che sia il limite per farci rinascere. Sempre mi hanno turbato, affascinato le foto o i dipinti dei neonati tutti fasciati, legati, stretti, imprigionati dalle antiche immagini. Le fasciature che impedivano di scalciare, subito per far capire che la vita è fatta di costrizioni, di legature, di prigioni alle quali dobbiamo sottostare. Un altro ricordo profondo e appassionato erano le puntate dell'Uomo Invisibile, una serie televisiva degli inizi anni 60 in cui uno scienziato rimane invisibile totalmente e nella vita normale, per darsi concretezza, tridimensionalità e visibilità, è costretto a fasciarsi completamente il viso ed indossa occhiali scuri da sole. Le fasciature non solo nascondono e proteggono, ma anche rivelano. Oppure possono nascondere il nulla, oltre che un segreto, o quello che è meglio non vedere. Fasciatura numero 1, Kristojevasev. Inizia a fasciare oggetti, bottiglie, lattine e poi a poco le aree interessate diventano sempre più grandi, a volte vallate, monumenti importanti, laghi, isole. Così delimita confini, fa crescere barriere, nasconde o svela. Le sue fasciature negano o a volte proteggono, come se volesse dirci di volere bene alle cose. Avete presente quando si lascia una casa vuota per un lungo tempo e si mettono i teli per proteggerli dalla polvere? Li state dimenticando. Li lasciate lì come oggetti abbandonati. Almeno copriteli per conservarli. Abbiate pietà di loro, proteggeteli. Anzi, impacchettateli per spedirli altrove. Guardate che stanno per essere inviati da un'altra parte. Presto li perdirete. Lui e la moglie ci cambiano completamente il punto di vista, anche se rimaniamo fermi. Ed il punto più alto di questa storia di protezione è quando impacchettano, legano, costringono l'aria. Così la delimitano, la bloccano e ce la mostrano. L'ingombro e anche la sua necessità. Anche se sono stati molto criticati per gli interventi sulla Terra, la Land Earth, in fondo l'hanno sempre rivalutata e ce l'hanno mostrata nascondendocela.
Sempre meno di quello su cui chiudiamo gli occhi noi quotidianamente, no? Ossessionarsi per la bellezza e il candore ci porta all'insoddisfazione. Fasciatura numero 2, Robert Mapplethorpe. Andare in altalena tra lecito e illecito, tra vita e morte, tra godere e ammirare. I bianchi e neri più belli del mondo. Tra affermare e poco nascondere resta la realtà di un grande fotografo. Ci turba con quello che nasconde. Le sue garze bianche e dalle trame distinte presenti ruvide e rugose. Nasconde una carica di Eros prossima alla chirurgia e alla sofferenza. Quasi gemelli siamesi, oppure amanti uniti in un amplesso immobile. Forza di Eros e presagio di malattia, AIDS che inizia a scavare, che inizia a scavarlo. Togliere il respiro, forzare la vicinanza, imprigionare la dualità, urlare l'unione fino ad obbligarla, imbalsamare l'amore, curare il corpo che ogni giorno si limita, fino all'asfissia, fino a perdere ogni petalo, fino ad asciugarsi e cadere esausto. Patti Smith qui appare come in una foto identificativa, ma tenuta lontana, quasi dietro le sbarre. Sotto le trame svanisce e ci guarda non ancora del tutto spaventata, immobile, e qualcosa ce lo chiede. Fasciatura numero 3, Francesca Woodman. Francesca Woodman usa la fotografia come una benda per urlare i suoi strappi della vita. Le ombre non sono presenti nelle sue foto, se non con delicatezza. Lei la sofferenza non presenta contrasti e non presenta la violenza. Divisa tra performance, body art, i luoghi abbandonati sono la sua casa. È una fasciatura rarefatta la sua. Guai a svelare il dolore. Sempre si nasconde. Io da piccola leggevo sempre al contrario e adesso sono un po' così, contraria. Le sue sono vere e proprie acrobazie artistiche su un corpo da scoprire. La sua fasciatura non arriva dopo il taglio, la ferita, la violenza, ma cura prima con il corpo mimetizzato fino a quasi scomparire. Soffre così tanto che costruisce un mondo in cui il suo corpo si incastra alla perfezione. Di guerra e mine. Fasciatura numero 4, Giles Duley. Felicità che il mondo ci insidia con rabbia. Mi sento impresentabile oggi e vorrei scomparire. Le garze sono i miei negativi. Ci sono sempre ferite aperte. Quante penitenze infliggiamo al nostro corpo, quante ce ne infliggono. Eppure si riesce a volare, a fare di queste garze ali. Fasciature numero 5, Lucia Baldini e Carla Fracci. Una simbiosi perfetta, una discrezione esemplare. La fotografa. È uno scandagliare non solo i formalismi e la iconicità dei passi, ma una profondità dell'anima. Un sapore di entusiasmo quasi infantile del desiderio di vorrei diventare ballerina. Ed una docilità gentile della ballerina ad aprirsi in un gesto. Due modi differenti, uno la danza, che è la dinamicità del movimento, e l'altra la fotografia, che è l'apoteosi dell'istante. Le garze si trasformano in seta, le ferite rinascono. La garza diventa manto che guarisce
e fa spuntare le ali, trasforma il nero in luce ed il bianco trionfa, netta, non più lenisce ma guarisce, spinge verso l'impossibile volare dell'umano desiderio, rendendolo reale. Una strada ci deve pure essere. Alice cominciava ad essere veramente stufa di stare seduta senza fare niente accanto alla sorella sulla riva del fiume. Una o due volte aveva provato a dare un'occhiata al libro che sua sorella stava leggendo, ma non c'erano né figure né filastrocche. Che me ne faccio di un libro senza figure e senza filastrocche, pensava Alice. A dire la verità, non era possibile pensare molto perché faceva tanto caldo che Alice si sentiva tutta assonnata e con le idee confuse. Adesso si stava domandando se valesse la pena di alzarsi e raccogliere fiori per fare una ghirlanda di margherite. Quando ecco che improvvisamente le passò davanti un coniglio bianco con gli occhi rosa. La cosa non sembrò tanto strana ad Alice. Quando però il coniglio trasse un orologio dal taschino del panciotto e dopo avergli dato un'occhiata, affrettò il passo ancor di più. Alice balzò in piedi, meravigliata, perché ricordava benissimo di non aver mai visto un coniglio con un taschino nel panciotto e per di più con un orologio dentro a questo taschino. Ormai era tutta presa dalla curiosità e lo rincorse a perdifiato attraverso il campo. Ecco, questo era tutto quello che mi è venuto in mente sulle garze, tutto quello che ho scoperto, tutto quello che ho indagato, partendo dalle realtà più vicine a me. Bene, vi voglio salutare, vi voglio ringraziare per essere stati qui con me, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto, così possiamo crescere tutti insieme, aumentare sempre di più e riuscire a scambiarci tutte le nostre idee e impressioni. Vi ricordo che mi potete trovare, per chi fosse fuori di qua, su bit.ly/Roberto Carlone YouTube. Mi raccomando, vi aspetto e ci vediamo alla prossima. Ah, dimenticavo, se volete essere informati in anticipo su tutto quello che succede, potete iscrivervi alla newsletter. Andate su robertocarlone.it, cercate la pagina Contatti, si aprirà un piccolissimo form dove voi potete inserire il vostro nome e cognome e mandarmi la mail. Così sarete informati e non solo potrete partecipare a tutti quegli eventi esclusivi e magari quando c'è qualcosina da pagare riuscire anche a spendere meno. Mi raccomando, vi aspetto. Alla prossima. Grazie.